ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle previsioni di questa settimana dal 23 al 29 marzo. Allora, ragazze mie e ragazzi, vi stavo già impappinando. Sto ricevendo tantissime mail per quanto riguarda le consulenze anche sulle relazioni tossiche. Sono veramente decine e decine e decine di mail e quindi con tutto il mio staff stiamo cercando di organizzare una, due, tre giornate per le consulenze in diretta con me perché sono veramente tantissime. Nel frattempo, ragazze mie e ragazzi, continuate a fare il percorso sul canale con la pratica dei 21 giorni perché molte risposte le troverete nel fare. E sotto all'info box trovate la profetica pratica dei 21 giorni che poi va continuata a seconda del vostro sentire. Quindi ragazzi miei ragazzi, un po' di pazienza per le mail perché stiamo lavorando tantissimo, anche per i percorsi individuali, cioè siete tantissime ed questo è stupendo. Io sono, io ho uno staff straordinario che però non si sostituisce a me come consulenze, quindi piano piano ragazze mie ragazzi faremo tutto, state diventando fortissimi, riscoprendo talenti, capacità e come vi dico sempre il sentiero, il percorso spirituale che facciamo insieme è veramente impattante, straordinario, efficiente ed efficace. Lo sapete bene centinaia di voi per quante mi scrivete, no? Allora, aspettate, c'è una cosetta qua sopra. E cos'altro vi volevo dire? Stiamo preparando delle cose importantissime anche per quanto riguarda le nuove masterclass che non so se partiranno prima dell'estate. Vediamo perché il lavoro che stiamo facendo è grandioso ed enorme. Quindi io per voi a cui vi ho risposto già, ragazzi miei ragazzi, vi stramo follemente, vi stramo tutte, anche a chi ancora non ho risposto. Vedo che arrivano in oggetto tantissime per Francesca, poi per consulenze, è stupendo, veramente stupendo perché state sentendo gli effetti della profetica pratica dei 21 giorni e soprattutto del sentiero sciamanico che noi, e della psicologia immaginale che portiamo avanti attraverso le letture e le pratiche. Detto questo, ragazze mie ragazzi, noi partiamo subito. Vediamo in questa settimana cosa accade, guardatevi sempre i segni zodiacali per il mese di marzo dove c'è proprio il sentiero iniziatico per te e partiamo. Abbiamo due simbolini oggi, un po' simbolini Sailor Moon, abbiamo primo simbolino e secondo simbolino. Potete sentirle entrambe e lasciatevi ispirare, sotto la timeline, cioè sotto l'info box c'è la timeline di ogni variante. E partiamo dal primo simbolino. Allora, prendiamoci questi oggi, questi. Allora, la ruota settimanale. Chiedo al mio amante invisibile di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe satta sukhi kontu. Allora, sezione aria, il messaggio dello spirito, la chiamata del daimon. Sezione fuoco, quali azioni pratiche bisogna fare per incarnare la missione in questa settimana? Sezione acqua, qual è l'emozione che ti vuole iniziare? Sezione terra, cosa accade nella realtà fenomenica? Poi, qual è lo spirito alleato in questa settimana? Qual è l'ombra? Il blocco pratico. Il blocco pratico. Qual è il dono nascosto?
la risorsa concreta, un'occasione inattesa, un talento, un'entrata economica, il dono nascosto. E poi, cos'è che accade davvero nella tua settimana? Messaggio dell'amante mistico, cos'è che accade davvero? Allora, ragazzi miei ragazzi, partiamo. Qual è il messaggio dello spirito, la chiamata del Daimon? Beh, quando esce l'imperatrice, la chiamata del Daimon è espanditi, sì, con tante I, sillo, sillo, sillo. Beh, la chiamata del Daimon qua cosa vuole dirti lo spirito in questa settimana? Mi raccomando, ricordati chi sei. Samasati, l'ultima parola pronunciata dal Buddha, ricorda chi sei, ricorda che sei un risvegliato, ricorda che sei un illuminato, ricorda chi sei, Sammasati. Questa settimana ripetetevi a manetta il mantra Sammasati, 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 Sammasati. Ricorda che sei un risvegliato, ricorda che sei un Buddha. L'imperatrice mi parla di realizzazione di obiettivi, di sviluppo, di creatività, di erotismo, di maestria incarnata. Il Daimon, lo spirito guida, ti vuole eccelsa, ti vuole grandiosa, grandioso. E tu tutti i talenti che lo spirito ti chiede ce li hai già. Vediamo quali sono le azioni da incarnare. Difendi le tue posizioni, 9 di bastoni, sii resiliente. Non arrenderti ora, non arrenderti adesso, persisti, 9 di bastoni. Mi viene in mente quello che ci hanno insegnato nello sciamanesimo, la mia maestra ci ha insegnato, quando, che a sua volta le insegnò il suo maestro, dice quando lo spirito, il Dio non ti sta guardando, seducilo, seducilo. Ama incondizionatamente tutti gli eventi, seducilo, fatti sentire, seducilo. Come lo seduci lo spirito? Amando incondizionatamente anche gli eventi più nefasti. Così lo seduci. E allora qua il 9 di bastoni mi dice persisti, ama tutto quello che stai vivendo, perché questo è il risultato. Wow. Vediamo qual è l'emozione che ti vuole iniziare. La forza, il coraggio. Questa lettura mi sta parlando di coraggio, perché ci sei. Coraggio, cor cordis, corabio, vuol dire avere cuore. L'emozione che ti vuole iniziare è il coraggio. Coraggio di fare che? Supera le tue paure. Supera le tue resistenze all'amore. Superati, superati, superati. Quando è che serve il coraggio? Quando serve qualcosa che hai paura a fare. Che cos'è che hai paura a fare? Io lo so già. Sai perché lo so? Perché è uscita l'imperatrice. Hai paura a realizzarti. Perché noi non abbiamo paura del buio. Noi abbiamo paura della luce, perché nel buio ci sguazziamo da eternità intere. Cos'è che si concretizza? Mente lucida, cuore saldo. Regina di spade si concretizza. Idee, chiarezza, tagli, assertività. Assertività. Parlerai chiaro, avrai le idee chiare, nessun dubbio. Lotti per le tue posizioni, avrai il coraggio di fare tutto ciò che devi per raggiungere il successo. Vediamo qual è l'oracolo, lo spirito alleato in questa settimana. Guardare al futuro, niente ti ferma, niente ti ferma, niente ti ferma. Lo spirito alleato è un entusiasmo verso qualcosa che sta arrivando, che tu lo sai, non hai ancora visto proprio com'è, ma lo sai questa cosa. E allora il Daimon ti sta portando qualcosa che ha a che fare con il tuo futuro. Futuro dove puoi crescere, espanderti, persisti, coraggio, idee chiare. Ora le apriamo tutte e poi ti dico tutti gli ambiti. Qual è il blocco pratico? L'amore,
Abbiamo il Cavaliere di Coppe come blocco pratico. Allora, nella visione immaginale sciamanica, il Cavaliere di Coppe come blocco pratico rispetto non è ancora la lettura sull'amore, quella la vediamo dopo. Ma nella visione immaginale come blocco il Cavaliere di Coppe mi parla di un po' di paura a darsi agli eventi anche quando sono stressanti. Il darsi, l'offrirsi agli eventi, no? Magia pratica 15, ragazze e miei ragazzi. Magia pratica 15, perché questa è la settimana di botta, botta bella. Paura a darsi alle emozioni, perché ci vuole il coraggio allora, l'emozione che ti vuole iniziare, il coraggio di sentire le emozioni, il coraggio di sentire la paura che hai di realizzarti. Tu mi puoi dire, ma io non ho paura, sì, razionalmente non hai paura. Però se mi mettono il coraggio qui e il blocco del Cavaliere di Coppe è la paura di sentire le emozioni per realizzarti. Continuiamo. Qual è il dono nascosto? Qua nel lavoro hai fatto tutto quello che dovevi fare per realizzarti, nella vita pratica, nelle tue attività, nel lavoro o dove hai messo impegno. Arriva qualcosa nel lavoro, probabilmente di nuovo, che hai paura un po' a prendere questa decisione, ma che ti porterà a sviluppo e concretezza per molte di voi. Per altre avete fatto un lavoro su voi stesse enormi e su voi stessi enormi, che hai tutte le capacità e le risorse per andare incontro a questa realizzazione. Qual è l'evento reale che arriva alla fine? Qua si aprono le varie possibilità. Allora, chiaramente questa è la settimana in cui tu recuperi potere su te stessa o su te stesso, ma devi avere il coraggio di non perderti nelle illusioni della mente razionale. Tu senti di avere dentro di te in questi giorni un'energia creativa e una forza emotiva più stabile rispetto al passato. Nonostante alcune ferite o delle fatiche accumulate, c'è proprio la volontà di andare avanti senza arrendersi. Allo stesso tempo, tu avrai una chiarezza mentale straordinaria. Alcune situazioni tu le guarderai con occhi lucidi, meno romantici, e questo porterà a tagliare delle illusioni, a tagliare delle aspettative o delle fantasie che avevano confuso il tuo cuore. Il nodo vero della settimana riguarda proprio questo, non perderti nelle promesse o nelle illusioni, ma trasforma il tuo talento e le tue energie in qualcosa di concreto. Quando tu resti centrata o centrato su te stessa o su te stesso e sul tuo valore, la settimana diventa talmente produttiva e ti apre nuove direzioni. È come se l'anima in questa settimana avesse dentro tante possibilità. Qualcosa dentro di te vuole sbocciare, creare, espandersi, come se la vita ti ricordasse che dentro di te esiste una forza generatrice, una sorgente che non si è mai prosciugata. Il cammino non è stato facile, lo so. Ci sono state battaglie interiori, momenti in cui hai dovuto difendere la tua energia, il tuo spazio, eppure non ti sei fermata o fermato. Hai imparato a domare non è una parola che mi piace, però hai imparato a sentire i tuoi istinti, guardare in faccia le tue paure. E a un certo punto in questi giorni tu diventerai chiaro. In questa settimana emergeranno alcune verità senza rumore. Ciò che è reale resta, ciò che è illusione si dissolve. E davanti a te si apre questo orizzonte meraviglioso. Lo spirito alleato ti invita a guardare lontano, oltre ciò che hai vissuto finora. E mentre percorri questa settimana, tu vedrai che la vera magia è saper scegliere ciò che veramente merita la tua energia. Questa è la volontà individuale che si allinea con la volontà cosmica. Parlando nei vari ambiti, nel lavoro questa settimana io vedo che lavorerai con più costanza su qualche cosa e costruirai un progetto nel tempo che vale la pena, migliorando anche una certa tua competenza. Non è la settimana dei risultati spettacolari, ma è molto potente per gettare le basi solide, perché l'imperatrice ti promette dei risultati spettacolari a lungo termine.
L'unico rischio è che non devi disperdere energia in troppe direzioni. Si aprono queste possibilità, però non disperdere energia in troppe direzioni nel lavoro. Non farti distrarre da opportunità poco chiare, ma su quello che vuoi fare e che sai fare. Nel denaro questa settimana è molto legato all'impegno personale, cioè quando tu resti focalizzata sul tuo lavoro, sulle tue capacità, può arrivare solo stabilità, possono arrivare dei miglioramenti concreti. Non fare delle scelte finanziarie basate su promesse poco realistiche. Giusto un piccolo appunto. Nei rapporti relazionali, l'amore lo analizziamo dopo bene, però già da qua posso vedere che nei rapporti relazionali potreste rendervi conto che qualcuno non è esattamente come tu l'avevi immaginato. Non è una rottura, ma piuttosto un ritorno alla realtà, cioè un ritorno alla verità. Per altri di voi invece potrebbe esserci la presenza di più possibilità qui, più attenzioni, che però richiedono un certo discernimento, cioè il cuore tuo vuole sincerità. Vedo anche nella vita pratica, che è una settimana che ti chiede organizzazione e responsabilità. Io vedo che tu prenderai delle scelte più razionali, più decise anche su alcune questioni familiari e porterai avanti degli impegni pratici qua nella vita pratica. Cioè, io qua vedo che la tua mente è più lucida del solito qua e ti aiuta a mettere ordine. Vedo anche che avrai una grande resistenza nel corpo e una grande capacità di recupero per la salute. Anche se c'è stata stanchezza nelle settimane precedenti, in questi giorni io vedo che emerge una forza più calma, più stabile. Il corpo ti chiede ritmo, non pressione. E l'anima in questa settimana ti dice che non tutte le possibilità sono destinate a diventare realtà, perché la vera saggezza non è inseguire tutte le illusioni, ogni sogno che appaiono davanti a te, ma scegliere con amore e lucidità ciò che merita la tua energia. Ecco, quando impari a farlo, la tua vita smette di essere confusa e diventa proprio un sentiero chiaro che ti conduce esattamente verso ciò che è proprio tuo. Mi spiego? Ok, mettiamoci delle specifiche. Sull'imperatrice. Allora, guarda bene chi sei, Samasati, 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 perché la mente ti mette i tranelli. 8 di spade. Vedi, qua c'è una persona che si guarda allo specchio e si vede ingabbiata, però poi se la giri effettivamente non ha gabbia, cioè non è legata. Lo spirito ti chiede di guardare veramente chi sei e di smetterla di farti dominare dalla mente razionale. Vediamo sul 9 di bastoni. Guarda, l'8 di denari di nuovo. Mi dicono che ci sono delle opportunità pratiche qua nel lavoro che ti spingono a realizzare qualcosa che dura nel tempo. Allora, persisti sia nel lavoro su di te, che stai facendo come le pratiche sciamaniche, qualsiasi lavoro su di te, la presenza, no? Perché ci sono delle opportunità che ti porterà, cioè non mollare, perché quello che andrai a fare in questa settimana ti porta ai risultati a lungo termine. Vediamo sulla forza, sulle emozioni. Allora, stai uscendo fuori da un ciclo durissimo. 10 di spade. È finito un ciclo molto doloroso. C'è stata o una fine di qualcosa, o la fine di un amore, o la fine di un'illusione. Io credo sia la fine di un'illusione che poi ognuna di voi la va ad applicare agli ambiti che più le premono, no? La fine di un'illusione, quindi l'emozione che ti vuole iniziare il coraggio di andare avanti, cioè il coraggio di guardare al futuro, di attraversare quest'ultima linea di spade.
Sulla regina di spade, la ruota della fortuna, ci saranno eventi all'improvviso nascerà in te una chiarezza disarmante. All'improvviso nascerà in te una chiarezza disarmante. Lo spirito alleato, il 3 di bastoni, il 4 di denari, lo spirito alleato ti dice guarda avanti al futuro, non aver paura, anche se potresti avere un po' di paura, un po' di remore, perché il futuro ti sta venendo incontro, l'entusiasmo del nuovo ti sta venendo incontro e quella è la base su cui tu costruirai questa cattedrale interiore ed esteriore. Sul blocco del Cavaliere di Coppe, sull'ombra, blocco pratico, il Cavaliere di Denari, è un po' la fretta. Vedersi concretizzate delle cose che appassionano, magari le vogliamo vedere subito e c'è un po' di oscillazione, la mente dice ma quando mi arrivano queste cose che voglio vedersi concretizzate vanno troppo lente, potresti perdere il focus in altre opportunità più vicine. E invece ti dicono di concentrarti in ciò che veramente merita la tua energia. Fammi mettere un'altra sull'8 di denari. La luna, tu non lo sai che tu hai queste grandi risorse. Allora, molti di voi si sentono all'inizio della settimana come se foste dentro a un limite mentale. È come se non vi sentite degni o degni di qualcosa di grosso. Però allo stesso tempo io ti dico che ci sarà una determinazione molto concreta, perché non è il momento di mollare. Tu le sai le qualità che hai. Cioè è il momento di mettere le mani nella realtà e creare qualcosa passo dopo passo, perché quello ti porta veramente a sfondare. Nel cuore della settimana poi vedo che ci può essere un po' di chiusura emotiva, no? Molto forte. Vedo che qualcosa raggiunge il suo limite definitivo. Può essere un'illusione, una situazione che non poteva più andare avanti nello stesso modo. Cioè, questo è un punto di rottura che in realtà libera energia. E infatti subito dopo la vita comincia a muoversi in modo inaspettato. Qua io vedo eventi che ci sono, decisioni, cambiamenti improvvisi che modificheranno la direzione delle cose. Ciò che sembrava bloccato inizia a girare. Cioè come se il destino rimettesse in movimento gli ingranaggi. Nonostante questo movimento però c'è ancora una certa tendenza a trattenere un po' ciò che si ha. O a proteggere le proprie risorse o le proprie certezze per paura di perdere stabilità. Anche nelle dinamiche emotive qua c'è una tensione tra sentimento e concretezza, cioè da una parte c'è qualcuno che si muove con un romanticismo o desiderio, dall'altra però subentra una vibrazione molto più lenta, più pratica, più realista, cioè come se la vita chiedesse di trasformare i sogni in qualcosa di concreto e di verificabile. E dietro a tutto questo lavoro, dietro a tutta questa costruzione, io vedo che tu avrai intuizioni profonde, sensazioni sottili, cose che non ti sono ancora completamente chiare. Vedo che non tutto il percorso si vede, ma tu sai che qualcosa di importante si sta preparando sotto la superficie. Fortissimo. Allora, questa settimana vedo che da una sensazione di blocco e di limite si passa a una grande determinazione nel costruire. Ci sarà una chiusura definitiva qua che libera il campo e il destino riprende a muoversi velocemente. Il tuo cuore in questa settimana deve ancora imparare a fidarsi dell'ignoto che sta emergendo, eh? Fede nell'ignoto, fede nel mistero. Qua si passa una sensazione che è un po' di contratto, no? E poi boom 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 boom, boom. Eventi, situazioni. Mi spiego? Vediamo cosa ti dicono queste carte. Gli angeli.
Devi ascoltare l'anima e questa luna qui. Ascoltando l'anima, tu in questa settimana ti libererai dalla prigionia intellettuale. 8 di spade. Ti libererai dallo stress e da disturbi nervosi, di prigionia mentale. Ascolterai l'anima e ti libererai dalla questa prigionia mentale. Vediamo cosa apporta i risultati di questa settimana. Il trionfo, che ti devo dire? Otterrai successo nei cambiamenti, questi cambiamenti che ti ho letto. L'angelo ti sprona ad agire con amore per servire il prossimo. Magia pratica 15. Agisci per amore. Quando agisci per amore e non per controllare gli eventi, non per controllare le persone, allora la tua volontà è allineata alla volontà universale e i tuoi obiettivi si realizzano al 100%, altrimenti non si realizzano. Se agisci per controllo, per potere, per ego, non si realizzano. Siamo in un momento storico in cui non ci si realizzano più gli obiettivi egoici. Per chi fa un cammino spirituale, non ci si realizzano. Ma meno male, dico, perché gli obiettivi dell'anima che si realizzano sono talmente più eccitanti, più disarmanti, hanno a che fare con l'imperatrice qua. Guarda com'è. Porta amore e gioia in famiglia e nelle amicizie. Ci sarà un grande trionfo in questa settimana, un grande trionfo, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono queste. Dove li ho messi gli altri oracoli? Volevo mettere quelli blu. Allora, ragazzi, voi vedete, eccoli. Altri messaggi per questa settimana. Esprimi te stesso. Sama Sati, l'imperatrice, valorizza i tuoi talenti e fai sbocciare la tua unicità. Vi consiglio a questo punto di fare anche, molti di voi lo stanno già facendo, lo dico per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, la meditazione voglio essere selvaggia o selvaggio è bellissima. Voglio essere selvaggio è bellissima. Fatevi quella meditazione che sta sul canale. E le esprimete subito questi talenti. Vi viene naturale dopo averla fatta, Sii deciso, la situazione richiede fermezza, ce l'abbiamo già con la regina di spade, mantieni i tuoi propositi, 9 di bastoni. Questa è la settimana in cui riprendi potere personale, realizzando quello che il tuo spirito vuole. Ancora. Sogni rivelatori, abbiamo la luna. Farai dei sogni in questa settimana che potrebbero sembrarti confusi, troppo criptici. Fede nei tuoi sogni. Un sogno ti indicherà la strada, accetta la sua guida. Vi dico vi do un piccolo assist sui sogni, anche quando non vi ricordate i sogni ma sapete di aver sognato tanto. Appena vi svegliate, oltre a fare la pratica Shrim Parmesvari Svaha, quello che già fate, no? Appena sveglio, e la preghiera sciamanica, appena aprite gli occhi, mentre siete nel letto, ho fede nei miei sogni, anche se non ti ricordi quello che hai sognato, anche se ti ricordi solo un frammento, ho fede nei miei sogni, ho fede nei miei sogni, ho fede nei miei sogni. Va bene? Bellissimo. Ragazze mie e ragazzi, io metto un'ultima carta sulla 7 di coppe dell'amante mistico, l'evento reale che arriva con l'apertura di queste nuove possibilità che ti fanno battere il cuore, emozionanti, ma non tutte sono reali, alcune seguono la mente razionale, quindi l'ego, le altre sono quelle veramente che ti danno una gioia imperitura. Allora, sull'amante mistico, guarda come ti vedo in questa settimana.
Felice, felice, carta canta. Quello che accade realmente in questa settimana è una grande gioia, bellissimo, gioia e trionfo. Non aggiungo nient'altro, ragazzi miei ragazzi, e passiamo a esaminare l'amore. Allora, andiamo a vedere, tenendo a mente tutto quello che è uscito, cosa accade nell'amore. Però partiamo dagli oracoli. Voglio partire dagli oracoli, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, da questi oracoli qui. Cosa accade nell'amore per te in questa settimana? Le carte già ce lo dicevano prima, anche con queste carte. È necessario che nelle relazioni, qualsiasi relazione tu stia vivendo, tu dia potenza al tuo valore, perché l'imperatrice che è uscita prima, l'imperatrice come realizzazione di obiettivi ha a che fare con il fatto che tu gli obiettivi li realizzi se ti dai valore e non mendichi amore. Allora io ti vedo felice, il potenziale è questo, ma devi essere decisa o deciso a ehm, darti valore. Ok, vediamo. Le fiamme della passione si accendono. Ci sono fiamme di passione in questa settimana, si accendono le fiamme della passione. Che cos'altro ci raccontano questi oracoli per te in questa settimana? Passi guidati verso un grande amore, seguire il cammino dell'ascensione. Il cammino dell'ascensione ha a che fare con il darsi valore. Più tu ti dai valore, più ascendi all'amante mistico. Allora, ve l'ho spiegato in un video, forse magia pratica 0. Forse. C'è l'energia della Kundalini, la passione che si accende. Allora, senza giudizio, senza giudicare, senza dire questo è bene, questo è male, questo è giusto, questo è sbagliato, lasciati guidare da questa ascensione. Che cos'altro? Corrispondenza perfetta, vi completate a vicenda nel modo più armonioso. Qua c'è una relazione che fluisce, o la Kundalini che fluisce, l'energia erotica che fluisce e ti permette di avere un completamento con qualcuno. Ok, andiamo a esaminare tutto. Mettiamoci questo qua. Allora, ci facciamo la stesa a croce. Una carta guida, carta energetica sull'amore, l'amore. Qua c'è l'amore in questa settimana, una scelta, gli amanti sono anche la scelta. Come carta energetica gli amanti ti guidano a fare la vera scelta del cuore senza ego, senza giudizio, senza orgoglio. L'amore, una scelta d'amore c'è da fare in questa settimana, o tra due persone o nel dare priorità, mettere in equilibrio le priorità della tua vita, oppure tra due persone, oppure in una situazione in cui è squilibrato, una scelta di vero cuore per dare equilibrio a due aspetti importanti della tua vita. Anche nella vita pratica, può essere anche una persona che stai pensando, che deve fare una scelta d'amore nei tuoi confronti per riequilibrare le cose. Andiamo a vedere. Allora, cosa accade nell'amore in questa settimana? Nove di coppe, 8 di denari. Prima di tutto ti vedo molto impegnata o impegnato su di te, nel lavoro su di te, e vedo che prenderai grandi soddisfazioni nel lavoro che fai su di te, al di là di una persona o meno. È l'imperatrice della prima stesa. Quando esce l'imperatrice, il successo ce l'hai se ti dai valore, e questo è il far funzionare il valore in te che realizza i tuoi desideri.
e mi parla del lavoro pratico, del lavoro certosino che fai quotidiano. Vedo che sei molto concentrata o concentrato su ciò che ti fa stare bene, stai dando energia a ciò che ti dà valore. Di continuare su questo mi dicono. Vediamo nell'amore nello specifico, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 8 di denari, la forza, cavaliere di spade, 6 di spade. Molte di voi sono andate via da una circostanza di ambiguità relazionale e mi dicono che troverai in questa settimana il coraggio di impegnarti in ciò che ti appassiona, che può parlarmi di vita pratica. Stiamo vedendo sull'amore, però mi stanno focalizzando anche su altro, no? E quindi è essenziale. Mi stanno parlando che per molti di voi si concentrano su ciò che gli dà valore e questo porta a grandi risultati. Ora, da un'altra prospettiva ti dico che c'è una persona che entra da te con veemenza, con coraggio, con determinazione perché vuole far funzionare le cose tra di voi. Ora, andiamo a vedere di che si tratta. Energia attuale, amore. Qua vedo che stai aspettando o qualcuno sta aspettando. Vi osservate il 3 di bastoni. State aspettando, vi state dando al nuovo, state aspettando qualcosa che arrivi di nuovo, di meraviglioso, che vi faccia dire wow. E anche qualcuno che ti osserva da lontano, per alcuni di voi, che sta muovendo piccoli passi, ha già programmato cosa fare. Vediamo al positivo. Al positivo abbiamo un uomo, un re di spade. Allora, ho una persona che incarna un archetipo maschile. Al re di spade, al positivo, mi parla di una persona che arriva con le idee chiare ed è predisposto a combattere per la relazione. Lo vedevamo anche prima. Se è una persona nuova, io vedo che ha le idee chiare, è predisposta a dare tanto nella relazione, una persona stimolante anche da un punto di vista intellettuale. Il blocco qual è? O la sfida? Tensioni o problemi o altre persone, 5 di bastoni, oppure l'intorno o tuo o lavorativo o di questa persona. Oppure vi dovete mettere d'accordo su alcuni aspetti, lo vediamo dopo. Che è successo qua? Blocco, 8 di spade, paggio di coppe. C'è stato un messaggio e poi si è bloccata quella cosa, o c'è stato un movimento d'amore che poi si è bloccato. O un messaggio, qualcosa che è stato scritto e poi si è avuto paura di questo messaggio, di questa apertura emotiva, tant'è che si sta aspettando qualcosa, può essere o una nuova persona o la stessa. Questo blocco ha potuto generare delle discussioni o delle tensioni e si sta aspettando qualcosa. Qua c'è qualcuno che era bloccato che però ha le idee chiare. Adesso. Vediamo cosa succede in questi giorni. 4 di denari. 9 di bastoni, qua c'è molta resistenza da parte tua, da parte dell'altra persona, regina di spade. Allora mi dice che tu ti inizierai a dare valore, non ti apri più così facilmente, non ti apri facilmente, hai le difese alte. Chi ti vuole deve veramente lottare per te. E questo è conforme anche a tutte le altre carte che sono uscite. Tu inizi a lottare per il vero amore. E qua c'è una persona che ha le idee chiare, che lotta per il vero amore. Cosa viene dopo la regina di spade? 6 di bastoni, tu vinci, ti vedo magnetica, magnetico, affascinante. Io vedo che hai le idee chiare su che cos'è per te veramente una scelta d'amore. Allora qua abbiamo una persona, questa persona si contraddistingue per il fatto che ti parlerà in modo molto chiaro. Non lo so se subito in questa settimana, ma questa settimana io ti dico che tu ne esci vincente e ti vedo molto felice perché parlerai di ciò che veramente ti fa stare bene senza remore e senza peli sulla lingua. Sì, e verrai ammirato per questo, cioè sì. Tu dirai anche ciò che non ti va bene qua, a qualcuno, o l'hai già detto, uscendotene vincente. C'è una coppia qui che se ne intende da un punto di vista intellettuale.
Vediamo cosa dicono le specifiche. Come vedete ci sono molti bastoni e molte spade, non ci sono coppe, tranne il paggio di coppe qua nel passato. È come se il fuoco della Kundalini che ti ho detto prima e la mente devono essere allineati affinché questo fuoco non vada incontro a pensieri confusi, per fare la vera scelta di cuore. Vediamo, energia attuale 3 di bastoni. Energia attuale amore per te, 3 di bastoni. 3 di bastoni, 3 di bastoni. Mi confermano che stai aspettando e qualcuno ti sta osservando. Quando le carte si ripetono vuol dire che si sta marcando questa cosa. Ciò vuol dire che c'è un'attesa fervida qui. Il re di spade al positivo. Cosa arriva al positivo? Qua c'è una persona che vuole parlare di un cuore trafitto. Ha le idee chiare per farlo e tu... Allora, molti di voi hanno già dato abbastanza a questa persona e uscirai vincente perché parlerai chiaro con questa persona rispetto a un dolore. Il dolore viene trasmutato in medicina qui. Trasmutato in medicina, 3 di coppe. Forse per terze persone ci sono molti 3 qua. O che possono essere anche amici, parenti, l'intorno di questa persona. 5 di bastoni al negativo, al blocco, 3 di denari, un altro 3. Forse l'intorno lavorativo di questa persona, o lavorate insieme, o qualcosa che ha a che fare con le discussioni inerenti a costruire progetti insieme al blocco. Tu sei chiara qua, sai cosa vuoi, la vera scelta di cuore. Vediamo sul 4 di denari. 4, 4 di spade. Non arriva proprio subito. Vediamo il 9 di bastoni. Paggio di denari, però poi sì. Allora, arriva una proposta che ti vede un po' sulla difensiva. Però va bene, eh? Cioè, nel senso, arriva una proposta che ti vede un po' sulla difensiva. Proposta di incontriamoci o facciamo qualcosa. Parliamo, chiariamo. Vedo entrambi un po' di... mi viene in spagnolo, frialdad, però questa freddezza non è una freddezza sterile, cioè qua tu sei chiara o chiaro, regina di spade, 4 di denari, mi viene chiaro che qua tu gliele canti 4 a qualcuno oppure gliele hai già cantate a qualcuno e questa settimana ne esci vincente. 6 di bastoni, 4 di coppe, non ti accontenti più. Allora qua in questa settimana è o gliele canti 4 a qualcuno perché non ti accontenti più di essere messa da parte, di essere messa in secondo piano perché sai esattamente quello che vuoi, ti inizi a dare valore come ti ho detto anche nella lettura precedente e questo stimola la tua energia erotica, creativa, da riversare nelle cose come ti ho detto nel taglio anche che ti piacciono, realizzando dei desideri della vita concreta e pratica al di là di un'altra persona. Questa è la settimana in cui o tu parli con questa persona che già gliele dette queste cose, oppure già gliele dette queste cose. E questo apre la possibilità a nuovi scenari, o a una nuova passione che sgorga tra te e questa persona, o con una nuova persona, perché di quello che era prima non ti accontenti più. Fammi vedere una cosa. Anzi, fammi mettere delle carte là sopra. Le intenzioni di questo re di spade nei tuoi confronti, le vere intenzioni. Di parlarti, infatti ti parla, 8 di bastoni. Le intenzioni sono 8 di bastoni. A cosa sono conformi le azioni che farà? Vuole concludere un ciclo, compiere un ciclo. Probabilmente qua si tratta di parlare o discutere di un dolore, o di una chiusura, o di una separazione, o di un blocco che c'è stato, o di uno contact. Parlare e raggiungere, il mondo mi parla di un compimento, di una realizzazione, di chiudere un ciclo e iniziarne un altro. E il sole, vedi? Fare pace, chiudere un ciclo e iniziarne un altro. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti.
il re di bastoni, vediamo una persona che agisce, che fa, dice quello, fa quello che dice, una persona molto, dopo diverso tempo, magari l'ha preso dopo aver cambiato prospettiva. Però ti vedo combattiva o combattivo e fai bene così. Va bene? Fai bene così. Ricordiamo che facendo così ti completi nel modo più armonioso, ma non solo facendo così, perché c'è comunque una coppia, re e regina di spade, da un punto di vista intellettuale è molto stimolante. Vediamo adesso cosa mi dice quest'ultima carta. Quattro di denari mi conferma che tu non ti apri facilmente. Hai un po' paura di aprirti di nuovo, ma va bene così. E l'importante è che hai consapevolezza. Ehm, L'importante è che hai consapevolezza di questo. Vedi la torre, hai paura di aprirti per soffrire di nuovo. Però la persona c'è. Vediamo un attimo, fammi vedere con queste. Anzi, un consiglio per te, per lavorare al meglio su di te all'interno di questa connessione e relazione. Comunque guardatevi sempre il vostro segno zodiacale di marzo perché là c'è il rituale per lavorare al meglio a specchio con la relazione, ok? Il gufo, devi dire la verità. Il gufo è la carta anche della... Allora, devi dire la verità e vedere cosa accade senza manipolare gli eventi. Vi ricordate la favola di potere dea dea Nyx? Riguardatevi la favola di potere della dea Nyx che trovate nella playlist L'arte sciamanica. Allora, il gufo ha a che fare con la notte, ha a che fare con la luna che abbiamo visto prima, fede nel mistero. Allora tu di quello che devi dire, stai sulle tue posizioni e poi fede nel mistero. Non pensare se ho fatto bene o ho fatto male, ma forse avrei dovuto fare così. No, fede nel mistero. Questo è il gufo. Questo è il gufo. Fede nel mistero. Fammi mettere un'altra carta di queste. Fede nel mistero. Perché tutto questo fuoco è la passione di cui ci hanno parlato anche gli oracoli, no? Le fiamme della passione si accendono. Mia nonna diceva l'amore non è bello se non è litigarello, no? Sapete quando litigate forte, non so se magari vi è successo, a me sempre. Sapete che Ares mi domina come... E dopo grandi litigi io facevo l'amore, cioè nel senso era bellissimo. Ecco, segui quello anche perché seguire il cammino dell'ascensione attraverso questa passione che brucia tutti questi bastoni, no? Il bastone, appunto, capito? Cioè, la scelta d'amore vera che tu farai in questa settimana è scegliere te, fede del mistero e vedi cosa accade. La guarigione avviene in questa settimana, cura ogni tipo di malattia. Canalizza l'energia curativa. Questa settimana, con quello che farai, con questa predisposizione tua, fede nel mistero, tu guarirai quelle ferite che sono state, che magari sanguinano ancora della torre che abbiamo visto prima, dove sta? Ah, l'abbiamo vista prima. Che ti impediscono magari di aprirti in modo totale. Va bene così, va bene così. Ricorda che il potere che metti su di te in questa settimana porterà una grande, 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 grande felicità. Segui la passione in questa persona, o l'energia, anche la rabbia, segui la rabbia. Amala profondamente questa rabbia, amala, facci l'amore con Ares, poi con lui. Scusa, devo finire con Ares, aspetta un attimo. Cioè, come vi ho spiegato nel rituale erotico della Kundalini, poi farti una bella morte mistica dopo, sempre col rituale, e di adesso possiamo parlare, perché sto piena di sei di bastoni, capito? Bello. Vediamo un po' cosa mi dicono queste.
in chiusura. Sinfonia incompiuta, la storia infinita, tutto ciò che brilla. Allora, in questa settimana c'è un reset. C'è un reset, reset, reset. Tutto ciò che brilla, e non ti fidare delle apparenze. Non ti fidare delle apparenze. Rispetto a questa cosa infinita che non arriva mai a un epilogo. Non ti fidare delle apparenze, fidati del mistero, di ciò che c'è sotto la realtà apparente. Perché Pronti mi dice che un nuovo inizio dopo questa realizzazione qui è in arrivo per te. Ricordati che questo è il risultato di questa settimana, ok? Vediamo cosa ti dirà questo bastoncione qua con i miei potenti oracoli lui-lei. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Qua c'è stata una separazione e questa persona si scopre innamorata. Però non lo dice con i cuoricini qua, eh? Questo abbiamo spade, bastoni, lo dice con il fuoco. Cos'altro? Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Questa persona ha perfettamente consapevolezza che con te può fare qualsiasi cosa. Non si vergogna di chi è. Questa è la realtà a cui giunge, la consapevolezza a cui giunge. L'ultima. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. E queste maschere qui, re di spade, nessuna coppa o poche coppe, diciamo, tranne il paio di coppe qua. Qua abbiamo a che fare, hai avuto a che fare o puoi avere a che fare con una persona che è tendenzialmente una persona che non mostra le sue emozioni, lo dice anche l'oracolo. E questa è una lezione per te, cioè cosa ti provoca, cosa ti ha provocato il fatto che questa persona non era così malleabile emotivamente, così malleabile non è la parola giusta, così poco incline alle emozioni, ti ha avvicinato di più alle tue. Ricordati che c'è una corrispondenza perfetta tra te e questa persona. La perfezione non vuol dire rose e fiori, la perfezione vuol dire quello che serve perfettamente a entrambi. E se è servito una situazione dove l'altra persona non si esprimeva emotivamente, era perché era perfetto per te. E in questa settimana puoi fare l'esperienza di questa corrispondenza perfetta anche nella passione, anche nella rabbia. E te ne esci felice felice. Va bene? Dai, ragazze mie, ragazzi, io concludo qui. Ti abbraccio forte forte, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, passo all'altra variante se mi segui anche lì. Altrimenti noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana con la ruota settimanale. Allora, chiedo al mio amante invisibile di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, bellezza, gioia e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, andiamo a vedere nella sezione aria la chiamata del Daimon, il messaggio dello spirito. Nella sezione fuoco vediamo qual è l'azione viva da incarnare, da compiere. Nella sezione acqua vediamo qual è l'emozione che ti vuole iniziare in questa settimana. Nella sezione terra vediamo l'aspetto concreto di questa settimana, cosa si manifesta. Poi vediamo l'oracolo, cioè qual è lo spirito alleato in questa settimana. Poi vediamo qual è l'ombra, il blocco pratico.
Il dono nascosto, la risorsa concreta, un'occasione inattesa, una risorsa interiore, aiuto esterno. E poi vediamo l'amante mistico, cioè l'evento reale che arriva, no? Come sotto forma di divinità. Allora, vediamo qual è la chiamata del daimon, il messaggio dello spirito. Cosa vuole dirti lo spirito in questa settimana? 2 di bastoni. Allora, il 2 di bastoni mi dice che lo spirito vuole dirti di pianificare una decisione, di mettere in moto questo fuoco che avrai dentro in questa settimana. Mi parla di decisioni, pianificare una strategia, una decisione, cioè il 2 di bastoni ha a che fare con quale bastone scelgo. Uno è il bastone della zona comfort, l'altro il bastone del nuovo. Allora stai cercando, pianificando, vedendo, no? Guarda verso nuovi orizzonti e fai ciò che istintivamente ti chiama a fare lo spirito. Ok. Qual è l'azione da incarnare? Imperatrice. Prendi le decisioni che ti portano successo, ma soprattutto prendi in questa settimana ci saranno delle scelte che farai che porteranno al successo graduale e dirompente. Allora, l'azione da incarnare è datti valore, non scegliere meno, scegli ciò che ti dà valore, anche se può fare paura. Datti valore, non scegliere per poco, aspira in grande. Le azioni che devi fare in questa settimana devono aspirare in grandissima, perché otterrai risultati. Qual è l'emozione che ti vuole iniziare? Il Papa. Hai già ottenuto tutto quello che dovevi ottenere per aspirare in grande. Il Papa come emozione che ti vuole iniziare è proprio l'amante mistico. Sono decisioni che devono essere prese sulla base della consapevolezza spirituale acquisita, indipendentemente da quale percorso spirituale tu stia facendo, o che tu lo stia facendo con me, o che tu lo stia facendo per conto tuo. E l'emozione che ti vuole iniziare e abbi, come dire, non aver paura di continuare il cammino intrapreso che ti ha dato le armi spirituali fino a questo momento. Scegli in grande. Sai che tutto è possibile nella misura in cui lo vedi, lo desideri. Allora non aver paura di scegliere in grande, molto simile all'altra stesa. Vediamo ciò che si concretizza. Però hai paura di fare scelte che guardano in grande. 8 di spade. La mente potrebbe farti sentire frustrato perché quella cosa che vuoi fare senti di non meritartela. Supera questa mente, lavora sul corpo, con lo yoga sciamanico, supera questa mente, lo sai che si può fare. Qual è lo spirito alleato? Hai un grandissimo emozione, una grande eccitazione e allegria con l'asso di bastoni come spirito alleato. C'è una nuova opportunità che ti friccica dentro. Dai voce a questa opportunità, non vederla come qualcosa di non per te. Poi andiamo a vedere cosa si tratta, perché qual è il blocco pratico? O una famiglia, o ciò che potrebbero pensare la famiglia, o ciò che siamo legati a pensare al successo secondo determinati canoni, alla stabilità più che altro che al successo. Siamo abituati a pensare alla stabilità secondo dei canoni prestabiliti. Magari ti arriva un'opportunità che non ha a che fare con i canoni prestabiliti, è qualcosa di completamente nuovo e la mente dice, ma dove vai? No, tu sai che tutto è possibile, l'emozione che ti vuole iniziare, il grande salto. Vediamo qual è il dono nascosto. Il dono nascosto è che tu hai una mente illuminata, paggio di spade, e anche delle verità che emergeranno che ti faranno prendere la scelta giusta. Cosa accade come evento effettivo? Devi scegliere con il cuore, con l'intuizione, non con la testa. Sì. Allora, questa settimana tu senti che una fase della tua vita sta maturando e che davanti a te ci sono nuove possibilità. E allo stesso tempo la tua mente crea blocchi e paure, molto chiaro. Tu vuoi espanderti, lo sento fortissimo, hai desiderio di espanderti, di creare,
di far crescere qualcosa nella tua vita, ma alcune convinzioni limitanti o il timore di uscire dalla tua sicurezza ti possono rallentare il passo. Però allo stesso tempo io qua vedo che in questi giorni emergerà una fonte di energia spirituale fortissima, che è questo Papa qui. Io vedo che sentirai il bisogno di fare la cosa giusta, di seguire un valore profondo, di restare fedele a ciò che è vero per l'anima. E nel frattempo il destino accende questa scintilla nuova. Può essere un progetto, un desiderio che può diventare proprio il seme di qualcosa di importante o un'idea. Il vero nodo della settimana sarà superare l'indecisione e fidarti della tua intuizione. Io vedo che tu sentirai nel cuore quella saggezza antica che ricorda i valori profondi. Ciò che sentirai ciò che è veramente giusto, sentirai ciò che è sacro, ciò che nutre davvero il tuo spirito, lo senti questa settimana. E mentre lo senti, allora la mente crea tutti sti muri invisibili, paure, pensieri ripetitivi, la sensazione di non essere abbastanza, la sensazione di essere intrappolati in qualcosa che in realtà esiste solo nella tua mente. Poi improvvisamente però appare questa scintilla. Una nuova energia attraversa la settimana come un fuoco che si accende in questo buio della mente, un'idea, un'ispirazione, una direzione possibile. E mentre questo fuoco si accende, qualcosa dentro di te osserva con attenzione, con curiosità, con la voglia di capire la verità dietro ogni cosa, no? In questa settimana il passaggio è solo interno, scegliere se restare nella paura oppure aprire gli occhi e vedere chiaramente il cammino che c'è davanti a te. E quindi questo nel lavoro potrebbe essere una settimana di pianificazione del futuro e vedo che ti ritroverai a valutare delle nuove direzioni professionali, penserai anche a un progetto da sviluppare e immaginerai questa crescita o questo cambiamento. L'energia creativa in questi giorni è molto forte, però potrebbe esserci ancora qualche dubbio che rallenta l'azione immediata. Tu vuoi costruire una base stabile per il futuro anche a livello economico e allora la settimana ti invita a fare delle scelte, sì, prudenti, ma senza restare troppo bloccati nella paura di perdere la stabilità. Mi spiego? Invece in tutte le relazioni qua, l'amore lo vediamo dopo, però come se sentissi il bisogno di capire meglio una persona qua, oppure di capire una situazione prima di aprirti completamente. Per alcuni di voi ci potrebbe essere un incontro di qualsiasi natura, molto interessante, che stimolerà la tua mente, la curiosità, però richiede un po' di tempo per essere compreso. Potrebbero esserci delle discussioni in famiglia qua, o delle riflessioni legate al futuro, sempre nella famiglia e nella vita pratica, o alla sicurezza o ai valori condivisi qua. Ti riportano il tema della stabilità e delle radici. E con il Papa qui mi rimarcano il senso di cosa credi davvero, in cosa credi davvero. Quello devi perseguire, quella è la tua direzione. A livello energetico, qua vedo che spesso la mente potrebbe riempirsi di pensieri o di dubbi, no? E quindi il corpo potrebbe più sentirsi contratto e stanco. Invece, quando tornerai alla fiducia, magari facendo uno yoga sciamanico, e alla presenza, l'energia riprende a scorrere in modo vorticoso. Cioè è importante qua trovare dei momenti di quiete in questi giorni per ascoltare il proprio centro. Se ti fai uno yoga sciamanico sapete quanto vi riallineate, no? Tendenzialmente questa lettura mi sta dicendo che il futuro si apre quando, non quando hai tutte le risposte qua, ma quando hai il coraggio di fare il primo passo verso ciò che senti davvero. E allora la vita sta accendendo una scintilla dentro di te in questi giorni. Allora non lasciarla spegnere per paura di sbagliare. Fai il passo verso di più, ok? Vediamo cosa ci specificano queste.
sul 2 di bastoni, asso di bastoni, e sentirai una scintilla forte in questi giorni, è il daimon che ti chiama, lo spirito, sentirai un'allegria, una passione, un'idea, qualcosa che nasce. Non aver paura di sbagliare, fai il passo verso quella direzione. L'azione da incarnare con l'imperatrice. Hai un po' paura di espanderti qua col 4 di denari. Per il 4 di denari mi dice anche che quello che farai credendo in te stessa espanderà vorticosamente. L'emozione del Papa? Fede nel mistero, Fede nel mistero anche se ti fa paura. Se ti fa paura fare le cose in cui credi veramente, se ti fa un po' paura, quelle devi fare. Fede nel mistero, perché ci sono intuizioni, scelte interiori importanti che determinano risultati nella materia. 8 di spade, 3 di spade. C'è paura di sbagliare, perché ci si è bruciati in passato. Allora la tua mente ti potrebbe arrovellare nel dirti se hai fatto così, ricordati che poi è successo questo. La vita non segue un programma logico, la vita segue la magia. Allora tu abbi fede in questa grandiosità e prendi le decisioni in grande, anche con prudenza, ma prendile in grande. Cioè fai i primi passi verso qualcosa di enorme, non lo fare verso qualcosa di meno. Sull'asso di bastoni, come spirito alleato, guarda, tu intuitivamente lo sai che se segui quella cosa è la cosa giusta. Allora perché ti devi far bloccare dalla mente? In questi giorni mi ripenserai, la Francesca me l'ha detto però in questi termini. Allora intuitivamente tu lo sai, ci sarà questo fuoco, no? Sai che se tu lo segui le cose si sistemano, hai fiducia in questo fuoco e la mente ti blocca. Quindi segui questo fuoco. Il blocco pratico col 10 di denari, 10 di spade. Ci sono stati dei momenti in cui sei stata male o sei stato male per quanto riguarda la stabilità, i valori familiari. È finito il ciclo in cui i valori familiari intesi sotto vecchio stampo ti influenzavano, però ti possono riallovellare di nuovo in questi giorni. Paggio di spade, vedi la stella, abbi fede nel curiosare, nell'essere curiosa o curioso. Fammi mettere un'altra e poi ti faccio il riassunto. 2 di spade, paggio di spade, di nuovo il paggio di spade. Allora, già da lunedì o martedì, lunedì e martedì io vedo che tu avrai il desiderio di aprire una nuova strada molto forte. Questo non è più un pensiero sul futuro, perché dentro di te si accende una spinta potente verso un nuovo inizio. Vedo questo impulso creativo ai primi giorni della settimana, che chiede spazio per esprimersi, cioè come se una parte dell'anima sentisse che è arrivato il momento di iniziare qualcosa di diverso, di cambiare direzione. Ma subito emerge anche una dinamica di protezione al contempo. C'è la tendenza qua a trattenere ciò che si ha, a non voler lasciare andare sicurezze o le situazioni che ti danno stabilità. Questo potrebbe rallentare un po' questa espansione, perché da una parte il tuo cuore vuole crescere e dall'altra c'è la paura di perdere il controllo o la sicurezza che ti trattiene su ciò che già conosci. Io vedo che avrai in questi giorni delle sensazioni sottili, delle intuizioni, delle percezioni, qualcosa che non è ancora chiaro del tutto, no? Questo potrebbe generare un po' di vulnerabilità, un po' di confusione, come se alcune ferite del passato tornassero un po' a farsi sentire. Qua vi invito a fare la pacificazione degli spiriti, Magia Pratica 11. Però proprio da questo nascerà una consapevolezza forte, cioè alcune strutture della vita, soprattutto quelle legate alla sicurezza, alle abitudini o a vecchi modelli familiari, stanno arrivando alla fine di un ciclo. Io vedo qua che qualcosa si chiude definitivamente, anche se può sembrare intenso. In realtà si libera spazio per una nuova fase molto più autentica.
E nel mezzo di questo passaggio c'è un richiamo alla verità, all'equilibrio, cioè la vita in questi giorni ti chiederà di guardare le situazioni con onestà, di fare le scelte giuste e allineate, senza fuggire dalle responsabilità interiori. E questa settimana il dono di tutto questo è una visione nuova, cioè come se dopo il momento di confusione o di ferita la mente si aprisse a una prospettiva più luminosa. Vedo che torna speranza, torna comprensione più alta di ciò che sta accadendo, una nuova linfa vitale. E alla fine il nodo resta qua una scelta interiore che deve essere fatta, cioè una parte di te potrebbe voler rimandare, potrebbe voler restare ferma, non decidere subito, ma allo stesso tempo crescerà in te la curiosità di capire, di osservare, di scoprire la verità dietro ciò che si sta vivendo, dietro ciò che stai vivendo. Cioè queste specifiche alla fine mi stanno mostrando che la settimana è una soglia di trasformazione. C'è una spinta potente verso un nuovo inizio, il confronto con paure e ferite ancora aperte e la fine di alcune vecchie sicurezze. E infine qui c'è la nascita di una nuova visione, più lucida e più speranzosa. Lo sapete che non mi piace la parola speranza, no? Però diciamo più speranzosa del proprio cammino. Sì. Vediamo cosa mi dicono queste. Per questa settimana. Ci sarà fortuna, avrai fortuna, la fortuna. Sei talentuoso e la fortuna ti accompagna. Hai sentimenti nobili. Vivi nella bellezza, armonia e ricchezza rimanendo umile. Mi dice che avrai fortuna in questa settimana. Molta fortuna. Dice rimani umile. Vivi nella bellezza, mi dice questa carta. Sei già nella bellezza, riconoscilo e vedrai che lo vedrai. E ci sarà molta fortuna qua. Vediamo un po' su questa fortuna, già ce l'hanno detto comunque. Vediamo su questa fortuna, ecco gli oracoli blu. Qui ed ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. In questi giorni ce l'hai la risposta. Qui ed ora, stai presente, stai presente, stai presente. Questa cosa accade proprio in questa settimana e la risposta è nel tuo presente, non è nel futuro, non è nel passato. Concentrati su ciò che hai, dice. La risposta è proprio nel presente, in quello che vivi. Ok, cos'altro? La tua fortuna è nel presente, mi dice, non a caso c'è l'imperatrice qua. Tu sei la tua fortuna, imperatrice 4 di denari. Espanditi, non aver paura di espanderti. Devi un po' liberarti di energie tossiche per poter vedere quello che ti sto dicendo. Detox, depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro. Basta che ti fai almeno 2-3 sequenze fluide yoga sciamanico o delle pratiche yoga sciamanico in questa settimana per vedere quello che ti ho detto. La negatività è la mente, guarda, 8 di spade, 3 di spade, perché ti si sta... Cioè, questo è controllo, questo è ossessione, questo è legittimi la mente di prendere il potere sulla tua realtà. Invece sei tu che devi muovere un passo verso ciò che ti accende. Qua c'è la mente, cioè depurati dalle negatività significa dei pensieri tossici. I pensieri tossici sono i pensieri limitanti, non sono abbastanza, eccetera, eccetera, vittimismo, cercare di controllare le persone, cercare di controllare gli eventi. Perché si cerca di controllare le persone o gli eventi? Perché si ha paura, perché ci si sente vittime della vita e allora gli eventi li subisci. E quindi le pratiche di yoga sciamanico sapete quanto sono potenti per togliervele in un attimo.
Ok, cos'altro? Energia della natura, un'altra carta di depurazione delle negatività. Molti di voi non riescono a vedere che la risposta sarà nel tuo presente, qua ed ora. Invece la mente ti arrovella facendoti pensare al passato o al futuro. Energia della natura, hai bisogno di luce, immergiti nella natura e innalza la tua energia. Sono carte che mi parlano di abbassamento di energie perché ti fai arrovellare dalla mente. E allora, se mi fai le pratiche, tu la alzi subito questa energia. Non stare nel loop, non stare nel loop, non stare nel loop, vai in natura. Se non vuoi fare le pratiche, fatti una passeggiata al giorno in natura, vicino a un albero, stai in contatto con gli alberi, fai qualcosa in questo senso perché me l'hanno rimarcato 2 volte con tutte le spade nella realtà concreta, capito? Perché ci sarà fortuna. Allora se lo fai, questa fortuna accende subito. Voglio mettere... dove stanno le carte piccoline che volevo mettere? No. Dove stanno? Mannaggia, ve lo metto. Aspetta, Eccole. Vediamo. Perché? Perché? Per mostrarti la forza del tuo spirito. Allora, la forza del tuo spirito è il Papa qui nelle emozioni. Il tuo spirito ti vuole iniziare in questa settimana. L'energia della natura significa che le forze della natura sono tue alleate. Le forze della natura sono anche le emozioni più profonde, alleati a quelle forze della natura. E per farlo in modo ancora più armonioso, vai anche in natura, oltre a praticare. Va bene? E vedrai che questa fortuna è imminente. Qua lo dicono come prima carta. Cioè, fammi mettere quest'altra, me la chiamano questo oracolo qua. Un ultimo oracolo per qui. Non arrenderti. Va bene se le cose non sono sempre facili e senza sforzo. Alcuni dei momenti migliori della vita accadono durante e dopo i periodi difficili. Continua a credere. La stella qui, la risorsa nascosta. Continua a credere, non arrenderti. La forza del tuo spirito. Fondamentalmente qua si tratta soltanto di fare qualche pratica o di stare in mezzo alla natura. Cioè, vedere i pensieri che arrivano, vedere le emozioni, allearsi e la cosa scivola da sé. Va bene? Wow. Allora, detto questo, ragazzi miei ragazzi, adesso andiamo a esaminare l'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore partendo da alcuni oracoli in questa settimana, tenendo fede sempre a quello che è uscito. Ed è qua si evince che molti di voi magari potrete avere la mente annebbiata da pensieri ossessivi, ripetitivi, compulsivi. Ricordati che la risposta è davanti a te. Ok. Vediamo questo come si sviluppa nelle relazioni. I sogni si realizzano. Abbi fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo e ti stanno dicendo di avere fede. Perché magari la mente... Allora, la mente vuole tutto subito, comunque ti fa rovellare, ti fa rovellare. Qui ed ora, magia pratica 15, ragazzi e miei ragazzi, come pratica, magia pratica 15. Va bene? Perché dice, abbi fede perché i tuoi sogni si realizzano. Ma la sfida è quella di superare le tue paure, attaccamenti e resistenze. E soprattutto quando ci arrovelliamo con la fretta, no? Allora lo spirito ti dice abbi fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo.
non arriva nella compulsività, non arriva la felicità nella compulsività, nell'ossessione, arriva nella grazia, nella bellezza. Sapete quando nasce un fiorellino, quando sboccia un fiorellino e magari non te ne eri accorta, wow, dici. Romanticismo sul posto di lavoro, collegamento di una causa comune. Potrebbe legarvi una causa comune, al di là del posto di lavoro, una causa comune, qualcosa che avete in comune. Qua mi parlano di fiamma gemella, tu sai che questa rispecchia, quest'anima rispecchia la tua. Allora, molti di voi stanno vivendo un amore che vi accende dentro e proprio quelli che vi accendono la fiamma interiore sono quelli più a volte dolorosi, a volte crudi, a volte... ma proprio perché l'abbiamo fatto in una lettura del lui-lei, no? Quell'amore che non si cancella mai. Perché? Perché sono amori importantissimi, perché risvegliano in te la capacità di guarigione. Di guarigione da cosa? Superare paure, resistenze e attaccamenti all'amore vero. Allora qua mi stanno parlando di questo, la mente può magari arrovellarti il cervello per farti scendere giù, ma quando scendi giù, alleati alle tue emozioni, perché quando ti allei alle tue emozioni, tu realizzi quella guarigione che quell'amore, quella fiamma ti ha acceso. Ok, andiamo a vedere di cosa stanno parlando. Dove stanno queste? Sì, mettiamoci prima di tutto una carta di queste come carta guida energetica. Carta guida energetica nell'amore per te. Qua abbiamo il 9 di denari. Il 9 di denari mi parla di un'energia autonoma. Può darsi che tu stia vivendo un momento di autosufficienza emotiva, autosufficienza economica, autosufficienza sta iniziando a darti ciò che meriti, o che tu sia concentrata sulle tue attività quotidiane o sul tuo lavoro. Mi parla di un'energia autonoma, solitaria di godimento, goditudine stavo dicendo. Mi parlano di un'energia di solitudine, però a seconda dei livelli di consapevolezza spirituali che avete, la potete prendere bene o la potete prendere male. Il 9 dei denari ci insegna che l'autosufficienza emotiva è prerogativa per una relazione sana. 5 di spade, nell'amore possiamo avere un po' di autosabotaggio, di tensioni, di ossessioni mentali. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Cosa accade nell'amore. Re di spade e regina di denari. Qua c'è una coppia, c'è una persona più razionale e una persona più pragmatica, una persona più fredda e una persona più generosa. Possiamo avere un collegamento di causa comune anche sul posto di lavoro, qualcosa che vi lega. Abbiamo due energie apparentemente distaccate che si stanno specchiando per un motivo ben preciso. L'energia maschile si sta specchiando con quella femminile, al di là se uomo o donna, ci sono queste due energie che si stanno specchiando in sé. Una dà all'altra la capacità, attraverso le emozioni che gli fa sentire, di avere delle visioni illuminate, una mente illuminata, e l'altra energia dà all'energia femminile la necessità di essere più pragmatico, non solo nella mente, più concreto, ma anche più con la capacità di saper nutrire oltre che di saper parlare. Nutrirsi e nutrire. Ok.
Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo regina di denari, la giustizia, 10 di spade, cavallo di bastoni, il carro. Allora, qua mi dicono che ti stai iniziando a prendere cura di te stessa o di te stesso, rimettendo le cose a posto, stai portando giustizia nella tua vita e hai capito che portare giustizia nella tua vita significa prenderti cura di ciò che ne vale davvero la pena. Il 10 di spade mi parla di una chiusura necessaria di una relazione che ha portato a sistemare le cose nella tua vita, magari una condizione di un andirivieni di qualcuno o delle promesse mancate. Fatto sta che adesso ti vedo calma, tranquillo, calmo, tranquillo, gestendo le tue cose. Ok. Anche un divorzio potrebbe stato essere stato. Allora, da parte che tu hai avuto o dall'altra persona. Energia attuale in amore, qua abbiamo la forza. La forza mi parla di avere il coraggio di affrontare delle sfide. La forza mi parla del centrostesa, del coraggio di affrontare paure e resistenze legate all'amore vero da parte tua e anche delle sfide, soprattutto gestire i propri istinti per non farli impazzire, insomma. Cioè, gestire non mi piace come parola, gestire i propri impulsi non mi piace tanto come parola, è meglio dire mm, allearsi alla propria animalità, che Aurobindo chiamava istinto risvegliato. E quindi avere il coraggio di amare la propria animalità e farsi guidare dal coraggio che la donna selvaggia, l'uomo selvaggio ha nel primo chakra per risolvere qualsiasi tipo di problema, e ogni problema, quando c'è la forza, viene visto come un trampolino di lancio per forgiare le armi spirituali. Ok, energia positiva in amore. Il tempo è tuo alleato. L'appeso al positivo mi parla di due cose, lo vediamo nel corso della lettura. O che l'amore ha il giusto tempo e il tempo è dalla tua parte, cioè il tempo che ci vuole dalla tua parte. Prima non sarebbe possibile. E questo mi è dato anche dal primo oracolo. L'altra cosa che può significare l'appeso è il cambio di prospettiva. No, significa anche questo, il cambio di prospettiva rispetto all'amore. E anche che una certa attesa può essere conclusa, però lo vediamo dal corso delle carte. Il blocco ostacolo in questa settimana è l'imperatore, una visione troppo rigida dell'amore, oppure una persona molto inflessibile, incapace di guardarsi dentro veramente, molto rigida, molto sulle sue, o molto impegnata, o molto... Sai la figura dell'imperatore al blocco? Che è successo qua? 9 di denari di nuovo e la stella. Io nel passato vedo che hai messo molta fede nella realizzazione dell'autosufficienza emotiva, anche economico-lavorativa. Stai cercando di superare delle visioni molto rigide sull'amore o dei vecchi condizionamenti, iniziandoti a dare valore. È possibile che voi abbiate avuto a che fare con una persona molto concentrata sulle proprie cose, sulle proprie attività, sulle proprie cose, e quindi questo vi ha rimandato la necessità di concentrarvi su voi stesse o su voi stessi. Situazioni legate al lavoro anche. A noi ci interessa qua adesso cosa succede nell'amore qua, 7 di bastoni, 2 di denari, il matto. C'è una nuova tappa dell'amore per te, una visione completamente nuova dell'amore, ti inizierai a godere giorno per giorno quello che è nella vita, come magia pratica 15. Allora vedo che nell'amore ci possono essere degli ostacoli e delle resistenze qua. Il tempo è tuo alleato. Io vedo che tu avrai il coraggio di combattere contro le sfide che la mente razionale ti mette davanti, secondo un certo modo di pensare l'amore, ristabilirai le tue priorità mettendo equilibrio nella tua vita con il 2 di denari, e il matto mi parla di nuovi incontri o di un incontro proprio che ti sorprende, ti permette di vivere la vita nel qui ed ora, della leggerezza acquisita grazie a un cambio di prospettiva rispetto all'amore.
Magari qua si mettono limiti a un datore di lavoro o qualcuno, a una persona che è inflessibile e tu inizi a goderti veramente la vita e il tempo dalla tua parte. Cosa c'è dopo il matto? 3 di bastoni, si aprono nuove possibilità. Mi parla di nuovi incontri, molto freschi, molto gioiosi, molto vivere qui ed ora, o semplicemente un vivere qui ed ora, però qua vengono messi, si ha il coraggio di mettere dei limiti a delle posizioni inflessibili nell'amore che possono essere state rispecchiate con una persona, perché hai iniziato a credere in te stessa o in te stesso e nei tuoi sogni, ridando priorità a ciò che per te vale. E vedo che c'è un ripartire da zero nell'amore, aprendo nuove prospettive. 4 di spade. Stai costruendo il grande amore. Non arriva subito, non è questa settimana del grande amore, è della ridefinire i termini. Ridefinire i termini. Puoi conoscere una persona nuova, un po' matta, un po' così, che ti apre una certa gioiosità. E poi il 4 di spade mi parla di un certo tempo che ti prendi e viene preso per riflettere. Stai ristabilendo le tue priorità qua in amore. Vediamo cosa mi dicono le specifiche. La forza, energia attuale in amore. La forza, la giustizia. Guarderai in faccia la realtà per quello che è, avrai il coraggio di guardare le cose così come sono e questo porterà la vita a darti un premio e questa libertà dai pesi. Il giudizio, scusami, l'appeso al positivo. Guarda, il tempo è dalla tua parte perché porterà una persona che ti apre il suo cuore, un invito d'amore, il cavaliere di coppe, però non è subito in questa settimana. Allora concentrati su ciò che hai qui ed ora, energie dalla natura, per- perché vedo che hai fede tu, hai fede qua. Però la mente in questa settimana potrebbe arrovellarti per una rigidità, per una certa rigidità di concetti sull'amore o per un'impostazione. Vediamo questo imperatore al blocco a sfida in questa settimana. Il sole, con la vecchia struttura, con i vecchi pensieri sull'amore, la felicità non si raggiunge o non l'hai raggiunta. Il sole mi parla della felicità. È possibile che una persona con questa impostazione sull'amore non ti abbia dato questa felicità, no? Ok, le cose si mettono in chiaro, tu metti dei limiti in questa settimana, o che glieli dici o glieli hai già detti, o metti limiti a questo tipo di amore troppo rigido, eh, convenzionale mi verrebbe da dire, no? Perché ha il blocco l'imperatore. E la costruzione su una base, su dei valori obsoleti. Può essere anche una persona con degli impegni di figli e mantiene questa rigidità. Vediamo su questo 7 di bastoni. Cinque di coppe. Allora, metterai limiti a una sensazione di tristezza e di abbandono che qualcuno ti ha dato. Limiti cosa vuol dire? Metterai limiti a una persona e ti confronterai con le tue emozioni. Ci sono dei limiti, delle barriere tra te e qualcuno qua, che possono in questi giorni generare il senso di abbandono, di perdita. Questo ti farà riflettere per dare nuova priorità a quello che per te è importante. Qua qualcuno mette limiti, qualcun altro soffre. Però tu che sei consapevole con la forza e la giustizia vai incontro a combattere per quello in cui credi alleandoti con le emozioni. Vuoi un amore alla tua altezza? Bene, allora ti allei a queste emozioni che l'archetipo dell'altra persona ti specchia. 2 di denari, il diavolo. Ci sono circostanze di manipolazione, di resistenze, di paure, attaccamenti. Allora tu puoi essere questa persona che ha due opzioni, può essere questa persona che vuole eh, è attratta da te a livello sessuale, ma tu non vuoi la pesantezza di un imperatore al blocco, capito? Di una persona che può manipolare l'energia in quel senso. Quindi ti potrai trovare a confronto con
l'energia manipolativa di situazioni che hai vissuto, rimettendo le priorità a posto. Cioè, ti confronti con le tue paure, le tue resistenze, i tuoi attaccamenti, magari hai potuto avere una persona che ha giocato un po' con i sentimenti, mostrando il proprio ego soprattutto, cioè voglio quello, soprattutto a livello passionale e sessuale, però io vedo che qua c'è assolutamente qualcosa di nuovo con il matto. Vediamo sul matto. 5 di denari, sì. Tu ti lasci alle spalle una sensazione, hai avuto a che fare con una persona manipolativa, una relazione tossica. Ecco perché abbiamo aperto le consulenze per le relazioni tossiche. Ecco che non ti ha fatto sentire abbastanza, che ti ha messo da parte, ti lascia alle spalle tutta sta roba qua. Però ci sono 2-5-5, qua bisogna allearsi con le proprie emozioni, guardare in faccia la realtà per quello che è con la persona che ti sei confrontata, come veicolo del divino, e alleggerire il carico alleandoti alle emozioni. 3 di bastoni, questa prospettiva futura. Wow, l'imperatrice! Qua c'è una nuova persona. La prospettiva futura del 3 di bastoni, quello che aspetterai dopo che ti liberi da questa pesantezza qui in questa settimana, è pieno sviluppo e realizzazione. Una persona che ti ama, una persona che ti ammira, una persona che ti rispetta per la tua autenticità, per la tua essenza. Ok, vediamo questo 4 di spade. 10 di denari, quasi non ti sembrerà vero perché ci sarà un momento di stacco qui, però mi stanno parlando in l'acqua, perché tu conoscendo questa, conoscerai questa nuova persona, c'è questa persona qui. Che ti farà veramente riflettere su quello che per te è importante. Io non lo so se è la stessa persona o una persona nuova. Per la maggioranza di voi è una persona nuova, perché c'è proprio uno stacco con il matto. Andiamo a esaminare questa persona qua col Cavaliere di Coppe, con queste altre carte. Le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Il giudizio. Il giudizio è quello di chiamarti, di prendere la decisione subito, imminente. Sì, per alcuni di voi può essere la stessa persona con la quale c'è stato un gioco manipolativo, se la volete, perché io vi vedo col 9 di denari qua. Quindi è questa. Le azioni che farà cosa sono conformi all'appeso, il cambio di prospettiva. Per molti di voi mi stanno parlando di una persona che sta osservando gli sbagli che ha fatto, sbagli tra virgolette, manipolazioni, ego, questa sensazione di facciata che impediva la vera felicità. Le azioni sull'appeso a cosa sono conformi? Re di denari. Sì, è come se raggiungesse una certa maturità emotiva. È una persona molto legata alla materia, è stata molto legata alla materia, alle cose materiali, anche il diavolo ce lo diceva, e sta avendo un cambio di prospettiva, il giudizio gli tira le orecchie, diciamo. Ecco perché il tempo è dalla tua parte, per far elaborare questa persona. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti. La ruota della fortuna, ci sarà un evento, ci sarà qualcosa che vi farà incontrare, un cambio di fortuna, la fortuna, la ruota della fortuna, sì, il carro, forse uno spostamento per lavoro o una circostanza che lo fa arrivare da te questa persona. Gli eventi, il destino si mette d'accordo per far arrivare col carro questa persona in modo determinato. Qua c'è un processo animico in atto, mi stanno raccontando. Un processo animico in atto. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Lo facciamo con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo che non lasciano proprio spazio al dubbio questi, laddove ce ne fosse non c'è dubbio qua. Allora, vediamo il Cavaliere di Coppe.
Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. E qua mi parla di una separazione che porta a compimento un grande atto d'amore. Mm. La separazione l'abbiamo vista, no? Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Questo è l'amore che ti chiama, è l'amore che parla a te. Siamo a migliaia, quindi questa è proprio la carta specifica per te, al di là di questa persona o meno. È l'amore che ti dice non smettere di cercarmi, perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti, ti sta dicendo l'amore. E siccome noi lottiamo contro le nostre paure, resistenze, attaccamenti all'amore vero, che è come il mito di amore psiche, no? È amore che sta dall'altra parte del velo. L'amore ti sta aspettando, ma quello che devi fare tu è combattere contro le tue resistenze, attaccamenti e paure. E ce l'hai la forza per guardare le cose in faccia e partire da ciò che resta e da lì costruire. Lo stai già facendo. Cos'altro? Questa persona sta male senza di te, mi dice. E qua, ragazze e miei ragazzi, c'è un processo in atto animico. Non c'è bisogno di forzare le cose, qua devi lavorare solo sull'energia della natura, allearti con gli eventi. Ricordiamo che le carte mi hanno detto qui che quello che ti sta accadendo in questi giorni ha a che fare con l'attivazione della fiamma energetica dentro di te e, e di lavorare su questi aspetti profondi della psiche e dell'anima, e devi avere fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo. Può esserci il collegamento con una causa comune, un lavoro o un'attività insieme o qualcosa che vi lega, però col 9 di denari qua già me lo marcavano, e questa persona ti sta insegnando l'autosufficienza emotiva o ti ha insegnato questo rapporto, qualsiasi rapporto tu abbia avuto, l'autosufficienza emotiva. Questo può averti fatto generare un po' più di rigidità sull'amore, ma capisci che ehm, la felicità non è rigidità, è il darsi, l'offrirsi, il sacrum facere, no? Allora in questa settimana la risposta è sotto i tuoi occhi, concentrati solo su ciò che hai, perché ciò che deve arrivare, ricordiamo, che i tuoi sogni si realizzano e ci sarà questa fortuna. Vediamo cosa mi dice l'ultima carta di questi. La regina dei denari mi sta uscendo comunque. Tu sai nutrire, tu sai amare, ti stanno proprio iniziando in questi giorni. Ultima carta sull'amore. L'asso di spade è la chiarezza che arriva in questi giorni nell'amore per te. Può essere o una telefonata, o un chiarimento, o la tua chiarezza. La tua chiarezza nel proseguire verso questa autosufficienza emotiva. Qua c'è la torre, arriva una chiarezza dopo un disastro, dopo una rottura di schemi, una nuova identità tua che emerge. Qual è questa nuova identità? Che tu sei autosufficiente a livello emotivo e non generi più non mercanteggi amore, capito? Sì. Fammi mettere queste carte qui. Pace, girare in tondo. Guarda, qua avviene la giustizia, essere imparziali. Troppe volte si sono ripetuti gli stessi schemi. Essere imparziali è la giustizia divina che arriva per te, e anche da parte di una persona si vogliono fare le cose giuste con te. Arrivare al traguardo mi parla di qualcuno che non lo ferma nessuno. Perché questo è un karma che si ripete, no? Le relazioni sono sempre specchi che si ripetono, affinché noi non iniziamo a dire di sì a ciò che accade per modificare la realtà, quindi per cambiare gli effetti nefasti di vecchi eventi. E questi mi dicono, ritorniamo qui, i tuoi sogni si realizzano, c'è la giustizia divina, abbi fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo. Ok? Ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Mi raccomando, praticate e realizzate tutti i vostri più grandi obiettivi.
Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.